Buongiorno, buongiorno, siamo a Rent e non è ancora il momento di iniziare la stagione e tutto il resto, ma è il momento di iniziare a settarsi con le bici. Perché vi dico questo? Perché dietro di me ho due bici da spoilerarvi, adesso ce n'è solo una, poi l'altra la tiriamo fuori dopo, due bici da spoilerare che userò quest'anno. News incredibile perché non ho mai usato questo tipo di bici nello specifico, quindi molto figo. Ma prima di tutto vi racconto una storia, venite con me. Allora, qui di fianco vedete delle bici, tutto lì vedete delle bici che sono a noleggio, ma bici che sono anche in vendita. Questa cosa è una cosa pazzesca, perché? Perché praticamente tutto quello che c'è all'interno del negozio, tranne poche bici specifiche che sono destinate solo ed esclusivamente alla vendita perché sono bici folli per il noleggio, tutte queste bici le potete sia noleggiare che comprare, ovvero venite, la noleggiate, vi piace? Bella lì, la potete comprare immediatamente e portarvela a casa. Super vantaggio di questa cosa, numero uno, potete sempre provare la bici che volete comprare prima, per cui prima ve la noleggiate e poi la comprate. Numero due, potete provare il tipo di bici, diciamo, non lo so, voglio comprare una Track Session 29, io ne provo una, magari montata al top, capisco che è la bici che fa per me, mi piace il telaio, mi piacciono le geometrie, ma non posso permettermi il top o non posso permettermela nuova, quindi che cosa faccio? Ne prendo un'altra che è stata usata più volte perché abbiamo un sistema qui all'interno del noleggio per cui ogni volta che una bici esce, ogni volta che riceve un service eccetera eccetera, viene inserito in questo software che decide il prezzo della bici, quindi in base all'utilizzo, in base a tutte le uscite che ha fatto, la bici sale o scende di prezzo, per cui potete anche scegliere il range di prezzo che più fa per voi per questa bici. Link in bio per tutte le info. E numero 1. Allora, Track 29, sì lo so, ve l'avevo già fatta vedere, ma vi spiego adesso due cose un po' più tecniche, un po' più belle. Allora, prima volta che uso una bici da enduro d'estate per il downhill, beh certo anche perché chi usa la bici d'inverno, quindi prima volta che uso un enduro, ma è un enduro abbastanza, diciamo, improntata sul downhill. Non sono un pedalatore di quelli troppo esperti o che ha troppa voglia di fare troppa fatica in salita, per cui diciamo che è una bici da enduro, ma dell'enduro ha solo la maneggevolezza e la leggerezza della bici, il resto è una bici abbastanza improntata fortemente sul downhill, con delle cose però molto fighe a livello di componentistica. Allora, dischi. Come vi avevo detto, dischi braking, sull'anteriore è un disco abbastanza normale, mentre sul posteriore abbiamo il disco sempre braking ma da 3 mm di spessore. È un disco bello cicciotto che avevo anche sulla mia vecchia bici, mi piace un sacco perché non si surriscalda praticamente mai e soffre molto poco gli sbalzi termici, quindi se hai i freni caldissimi e vai in una pozzanghera tendenzialmente non scoppia. Freni, al momento monta i Formula Cura 4 che però dureranno ancora molto poco perché sono una persona abituata e 99% andrò a montarci i miei Saint che vanno giusto a pennello con il cambio GX elettronico. Attenzione, elettronico, venite a vedere che figata. Cambio elettronico wireless, quindi elettronico perché c'è questa che è una piccola batteria che non so se contiene anche un ricevitore, può essere di sì, e wireless perché è senza cavi. Normalmente il cambio, qui c'è il comando, un cavo che passa o dentro il telaio o fuori, arriva qui, controlla la gabbia del cambio e tirando il filetto la gabbia si muove, la catena scende e sale dalle corone. In questo caso niente cavi, non c'è trucco, non c'è inganno, questo cambio non ha nessun cavo, ma nonostante tutto pazzesco. Vantaggi incredibili di questo cambio: numero 1, pochissime regolazioni; numero 2, se non hai il cavo non puoi romperlo, che sembra ma è figo. Ha una velocità di cambiata che è assurda. Le regolazioni le fai, normalmente andresti a regolare il cavetto, lo tiri, lo stringi, qui hai solo il fondo corsa e il resto non va regolato perché è già perfetto. Ulteriore figata incredibile, i Mino Link, che sono questi piccoli pezzi che tengono attaccato il carro, che però hanno dei vari livelli di distanza, per cui tu spostando questi link qui dietro puoi allungare, accorciare la dimensione del carro andando praticamente a cambiare le geometrie della bici con una brugola, ci vuole pochissimo e cambi leggermente le geometrie della bici, quindi la puoi impuntare un pochino di più, puoi tenerla un pochino più seduta e una serie di altre cose molto fighe. Qui abbiamo un ammortizzatore ad aria RockShox 160 di escursione, niente di troppo magico, però è molto bello, risponde bene. L'ammortizzatore aria si sa, ci vuole un pochino settarlo, ma quando troverò il setting giusto volerò. Forcella RockShox Zeb 170 di escursione, anche questa non c'è ancora smanettato, per cui
non posso dare un feedback, vi farò sapere come mi trovo. E adesso arriviamo alla componentistica, quella grande, perché abbiamo carbonio ovunque, manubrio in carbonio, telaio full carbon, anche il carro, pazzesco, ed è veramente estremamente leggera. Ultima cosa è tubeless, anche questa è esperienza nuova, non ho mai avuto un tubeless, per cui scopriremo com'è. Sella telescopica da qua, e direi che questa bici è pronta alle sue prime uscite in bike park il 10 giugno. E non vogliamo menzionare la cosa in assoluto più bella di tutta la bici, questo nero opaco che starà benissimo con tutti i miei vestiti da downhill. Ma attenzione, mi fa un po' ridere presentarvi questa bici perché non è da me, però è bella ed è molto utile. Abbiamo una bici da strada, dove si farà del dislivello potentissimo. Trek e Monda, sentite il carbonio. Tutto carbonio, pesa 9 kg, anzi in realtà meno, dipende un po' da come è allestita, ma pesa più o meno sui 9 kg, 8,5-9 kg, che è un niente, pesa penso la metà della Slash. E qui in realtà forse non sono la persona più corretta per raccontarvela, perché non è che ne capisco un granché di bici da strada. Vi posso dire che il cambio, questo è normale, a cavo, cambio Shimano, freni a disco sia davanti che dietro, e per il resto è abbastanza essenziale, non ha granché, ma è tutta fatta di carbonio. E quindi vabbè, mi vedrete pedalare un pochino, guardate che ruotine strette. Apprezziamo anche di questa bici il colore, nera, lucida ma pur sempre nera, bello. Ah, guardate che bello, go, incredibile. Queste bici sono frutto di una collaborazione che c'è tra Trek, Mottolino, che è l'unico rivenditore ufficiale Trek a Livigno. Infatti ci sono un sacco di bici, le potete ordinare, c'è una scelta vastissima, e me che collaboro insomma con loro, per cui mi danno queste bellissime bici da provare, testare e insomma mi fanno divertire. Ci vediamo, data da non dimenticarsi assolutamente, il 10 e l'11 giugno qui al Mottolino per l'apertura del bike park. Io il 10 purtroppo non ci sarò perché sarò a Monza, ma ci vediamo tutti qui l'11 e giriamo un pochino insieme, ci divertiamo. Ciao ciao!